Durante i miei primi anni a Palakottu andavo regolarmente a trovare Bhagavan nella sala. Egli, di solito, veniva una volta al mattino e una volta alla sera. Nel 1942, dopo parecchi anni che vivevo così, Bhagavan mi invitò a uscire dal mio ritiro. Venne nella mia stanza e disse: «Non mostri più molto la tua faccia. Seguimi». Come entrammo nell'ashram, attraverso il cancello sul retro, Bhagavan disse: «Stanno pianificando di costruire un piccolo ospedale. Tu dovresti costruirlo più grande. L'edificio contiene soltanto 3 stanze piuttosto piccole. Sebbene le operazioni per il cancro di Bhagavan furono eseguite in questo ospedale, generalmente funziona solo come clinica e farmacia per i pazienti esterni. Indicò il luogo in cui ora sorge l'ospedale e anche, con un gesto del braccio, dove sarebbe dovuta essere l'entrata. Ho già accennato in precedenza che Bhagavan qualche volta mi dava solamente dei piccoli indizi piuttosto che progetti veri e propri. Questo fu un classico esempio. Oltre a indicarmi il luogo, la sua sola istruzione iniziale fu un gesto piuttosto vago del braccio. Prima di andarsene, Bhagavan mi impartì la restrizione anche troppo familiare. Non dire a nessuno che ti ho dato queste istruzioni. Comincia il lavoro e fingi di farlo di tua iniziativa. Quando udii queste parole, sapevo che la mia tranquilla, confortevole vita stava per essere fatta a pezzi da un'altra grossa battaglia con Cinnaswamy. C'erano 2 alberi di jackfruit e un mango sul luogo che Bhagavan aveva indicato. Il mio primo lavoro fu abbatterli. Mentre stavo studiando l'area, progettando le fondamenta, un uomo che occasionalmente aveva fatto dei lavori per me a Palakottu venne a vedere cosa stessi facendo. Sapendo che si trattava di un lavoratore affidabile, lo assunsi immediatamente affinché mi aiutasse a tagliare questi alberi. Riuscimmo a iniziare il lavoro senza essere interrotti e interrogati, perché tutti nell'ashram stavano facendo il riposo pomeridiano. Fu soltanto dopo che questi alberi furono abbattuti che Cinnaswamy arrivò a vedere cosa stesse accadendo. In risposta alle sue prevedibili domande su ciò che stavo facendo, risposi quanto più ingenuamente potei. Ho sentito che stavi per costruire un piccolo ospedale. Ho pensato che fosse necessario farlo più grande. Così sono venuto a costruirlo per te. A Cinnaswamy non venne in mente che non avrei cominciato un edificio con questo senza che Bhagavan me lo avesse chiesto personalmente. Mi gridò: «Tu non sei più un lavoratore dell'ashram. Hai lasciato l'ashram
e sei andato a Palacottu. Perché sei tornato? Per darci fastidio? Quale autorità hai per tagliare i nostri alberi così? I progetti per l'ospedale sono già stati disegnati da qualcuno in città. Perché interferisci? Per sostenere le sue ragioni, mandò Ramaswamy Pillai in città a chiamare l'uomo che aveva disegnato i progetti. Le grida di Cinnaswamy e il rumore degli alberi che venivano tagliati avevano attratto una folla di circa 20-30 persone. Molti di loro volevano sapere perché stessi tagliando quegli alberi. Se Cinnaswamy avesse realizzato il suo progetto, sarebbero potuti rimanere dove erano. Spiegai ancora: sto per costruire un grande ospedale. Questi alberi devono essere tagliati per fare spazio. Cercai di rendere le mie parole più plausibili possibile, ma tutti potevano vedere che c'era una grave falla in asse. Se nessuno mi aveva dato il permesso di tagliare quegli alberi, non avevo l'autorità di farlo. Quando alla fine Cinnaswamy arrivò alla conclusione che stavo agendo di mia iniziativa e che intendevo procedere, mi urlò: come osi disubbidirmi in questo modo? Che autorità hai qui? Lo sai chi sono io? Quanto più calmo possibile, risposi: tu non sai chi sei e nemmeno io so chi sono. Ecco perché stiamo litigando in questo modo. La folla di spettatori era dalla parte di Cinnaswamy, principalmente perché non riuscivo a dare alcuna soddisfacente spiegazione per il mio comportamento. Alcune delle persone presero le parti di Cinnaswamy. Perché ti comporti così? Ritorna a Palacottu. Perché sei ritornato all'ashram? Perché stai tagliando i nostri alberi? L'intera faccenda si stava trasformando in una brutta scena con una folla inferocita. Mi allontanai in un angolo fingendo di aver accettato la sconfitta. In quel momento Bhagavan decise di fare la sua apparizione. L'avevo notato mentre ci osservava attraverso la finestra della sala. Era ben consapevole della lite avvenendo a non più di 30 metri dalla sua finestra, ma decise di non interferire fino a che fu quasi finita. Bhagavan camminò verso di me, avvicinò la sua testa alla mia e sussurrò: cosa stanno dicendo queste persone? Io di rimando sussurrai: stanno dicendo quale autorità hai di venire qui e perché stai tagliando questi alberi. Bhagavan sospirò e disse: Avanga Ishtam, Avanga Ishtam, Avanga Ishtam. Che il loro desiderio sia realizzato. Puoi ritornare a Palacottu. Poco dopo che me ne fui andato, un nuovo devoto che era stato attratto dal rumore chiese a uno della folla di dirgli cos'era successo.
Om Sarana Bhavatu Sarano Bonaktu Sarviryam Karavavahe Tejasvinavati Ma Visarvahe Aum Shanti Shanti Shanti. Budevi Budevam Bhojanam Prasadam. Grazie. Facciamo un saluto. Buona giornata.